So look, the first two videos, you can just kind of explain to them. I wanted to highlight that in soccer, that there's long runs that are being made. So I put together 2 or 3 highlight reels of some of the top European soccer players, and they're making 20, 30, 40 meter runs down the pitch before they score the goal. So that's what one of the main videos was, if you want to let them know that. Il primo video era un video preso da alcune squadre di calcio professionistico europeo e voleva solamente dimostrare come in alcune azioni di gioco di fatto gli atleti coprono una buona distanza di campo, di corsa prima che vadano a segnare, e di conseguenza l'importanza della velocità di punta non è tanto marginale come molto spesso si pensa, ma in realtà poter raggiungere delle velocità elevate su distanze che sono superiori ai canonici 10-20 metri comunque fa la differenza. Okay, and then the other video, so hopefully this one will pop up later on because this will be a little bit more important. It's American football, and there's a player that's running 90 yards to catch another player. And the main point with these 3 videos back to back to back was that you do have long distance runs, sprints in sport that matter. Then those plays change the game, because the soccer ones, they scored a goal. The football one, he tackled him so he didn't score a touchdown. So I just wanted to show people how important it is to develop these longer sprints at maximum velocities, and then I can go into the science right here. L'altro video è di football americano, dove si vede un giocatore di difesa che copre 90 yards, che è una bella distanza, e arriva a placare l'avversario che portava la palla verso la touchdown zone. Quindi in realtà, sebbene non ci siano tantissime azioni di gioco che sono così lunghe nello sport, quelle poche che poi di fatto accadono possono determinare l'esito della partita, perché nel primo caso, quello che vedremo adesso, il giocatore di fatto una volta che prende la palla va a segnare, quindi la squadra va in vantaggio, e nel football al contrario il difensore riesce a bloccare l'attaccante, quindi salvaguardare. E qua vediamo il video che faceva riferimento a me, il primo video. Yeah, so they can just see they're making long runs down the pitch. That's almost at midfield. Mbappe did basically a full sprint. Come vedete, questi sprint sono tutti come minimo della lunghezza di metà campo, e qua invece vediamo il difensore. Il portatore di palla sono gli Arizona Cardinals, il difensore sono i Seahawks, I think. Yeah, Seahawks Cardinals. Seahawks Cardinals. Vediamo che il placcaggio avviene prima della zona di touchdown e di fatto potenzialmente salva quello che è l'esito della partita, ma dopo aver coperto 90 yard interi. Okay, perfect. Yeah, oops, this is going to a different video. We can go back to the puoi tornare alla presentazione adesso? Yeah, we can go back to the slides, and then we'll go back to that video later on here. All right. Okay, here we go. So let's start to talk about why some of these athletes were to develop these maximal speeds at a greater rate or more efficient than some of their counterparts. So the first idea is that the speed you generate has a direct relationship to the ground contact time, the time that your foot is on the ground to produce force, right? The ground reaction force has this direct relationship to speed time on the ground. So they go kind of hand in hand. So that's the first thing that people need to understand here. Oh, might be muted. Sorry. Il primo concetto che abbiamo avuto modo di approfondire anche noi in passato è che in linea di massima quella che è la velocità che raggiunge un atleta dipende dal tempo di contatto al suolo, perché come giustamente dice Matt, è nel momento in cui il piede è a contatto con il suolo che si può generare forza al suolo, quindi potenza o propulsione, e di conseguenza si può aumentare quella che è la velocità di corsa. Quindi velocità di picco e tempo di contatto al suolo vanno di pari passo. Yeah, and then the key, I've mentioned this now kind of on all these webinars, is it's not only the ground contact time, because people will see this graph, this chart, and they'll go, just make our ground contacts quicker. But it's what you do on the ground that actually will make the biggest difference. It's not just pure on the ground, off the ground, on the ground, off the ground. That's one element. It's what you do while you're on the ground, and that's what I'm going to talk about in the remaining slides. Quello su cui vuole concentrarsi oggi però non è soltanto la rapidità a terra del piede, quindi
il toccare e lasciare il suolo in maniera molto rapida, perché sarebbe abbastanza sterile nei confronti della meccanica di corsa, ma è quello che di fatto viene fatto al suolo nel momento in cui il piede è a contatto, e di conseguenza si può applicare forza e aumentare la propulsione. Quindi quello sarà l'argomento su cui si vuole concentrare oggi, come utilizzare la forza a terra nel momento in cui si viene a creare propulsione. Okay, so this next slide is going to correspond to that last study. And I'll just read it here. You can kind of read it to them too. But contact distance was about 1 meter for these athletes that were studied. And these happened to be male track athletes. So then there was just a direct relationship. Faster speeds correlated to shorter ground contact times. So that's how they determined that last slide. I'm just going to pick that apart a little bit in a second here. But if you want to let them, if you want to maybe read that to them and let them know that sentence in the middle. La frase a metà di questa diapositiva è quella che di fatto è chiave. Questo è uno studio fatto su dei soggetti di atletica leggera maschi, dove è stata trovata appunto una correlazione diretta tra quella che è la velocità raggiunta, anzi correttamente sarebbe una correlazione inversa tra quella che è la velocità raggiunta e il tempo di contatto al suolo. Quindi quando aumenta la velocità di corsa diminuisce il tempo di contatto al suolo e viceversa, che è tra l'altro lo stesso studio che è stato utilizzato per fare quel grafico in precedenza dove c'erano tutti i tempi di contatto al suolo per diverse velocità. Right. So that if they're saying that, well, relatively all these athletes went about 1 meter from ground contact to ground contact. So then let's just look at the ground contact time, and that's going to have this direct relationship to speed. Right. However, even if there's slight differences, like a little more than a meter, a little less than a meter, that adds up when you're traveling further distances. So to me, the stride length is important at top end speed or max velocity. So I think they're kind of saying that, well, everyone's about to travel the same distance. So let's just look at the time on the ground, and then they look at ground reaction forces. But I'm also saying, no, not everyone's traveling exactly like a meter. What if it's slightly more, slightly less? That adds up over these distances. And that's what I'm going to talk about in the next slide. That's very interesting. Ha detto che in questo studio la maggior parte degli atleti, per la maggior parte degli atleti è stata misurata una stride length, quindi la distanza fra due passi, due attacchi al suolo successivi di circa 1 metro, più o meno, e di conseguenza hanno assunto come prerequisito che tutti coprissero la stessa distanza, e quindi si sono concentrati solamente su quello che è il tempo di contatto al suolo. Ma in realtà a me dice giustamente che è sì vero che il tempo di contatto al suolo ha una correlazione molto forte con la velocità raggiunta, ma se noi copriamo delle distanze particolarmente lunghe, 60, 70, 80 metri fino ai 100 metri, anche la stride length, quindi la lunghezza del passo e quanto ci guadagna di passo a passo, si va a sommare a diversi intervalli di tempo, e quindi va a coprire alla fine una distanza superiore in un tempo inferiore, che equivale quindi a una velocità superiore.